Iniziamo preparando la marinatura del salmone. Cominciamo versando il sale e lo zucchero in pari quantità e andiamo a miscelare. Taglio le erbe aromatiche, dragoncello e aneto. E adesso arance e limoni, preferibilmente biologici, e ne ricavo alcune fette. Adesso posso dedicarmi al salmone che ho precedentemente abbattuto. Lo metto in un contenitore e vado a versare il nostro aneto e dragoncello, il pepe rosa abbondante, del gin che potete sostituire con uno scotch, un brandy, o se non vi piace l'alcol potete mettere dell'olio extravergine di oliva. E spremo anche una fetta d'arancia e una fetta di limone. Così con le mani, non vi preoccupate a sporcarvi, dobbiamo massaggiarlo, ci strofiniamo il limone e l'arancia in questa maniera in modo tale che tutti gli oli essenziali rimarranno sul nostro salmone. Vado a versare un po' del sale bilanciato e ci adagio il nostro salmone, anche l'arancia e il limone. E adesso ricopriamo il tutto con altro sale bilanciato. Facciamo una leggera pressione in modo tale da compattare un po' il tutto e poi chiudiamo con pellicola e trasferiamo in frigo per 24 ore. E adesso vado a preparare la base di un'altra variante più scenografica. Verso la base di sale bilanciato, adagio i 2 tranci di salmone e vado a coprire con altro sale bilanciato. Compatto leggermente, chiudo con pellicola e faccio riposare per 24 ore in frigo. Il salmone ha terminato la sua marinatura, possiamo andare a sciacquarlo sotto acqua corrente. E andiamo a tamponarlo leggermente. Lo metto in una pirofila e posso versarci sopra l'estratto di barbabietola. Se non avete l'estrattore potete frullare al barbabietola o utilizzare quella cotta, l'importante è coprire il nostro salmone. Potete usare anche altri alimenti come gli spinaci, il cavolo, insomma quello che più vi piace. Lasciamo marinare il nostro salmone per circa 2 ore, per un gusto più lieve e dolce. Se vogliamo un sapore più intenso e forte ci vorranno almeno 4 ore. Un'altra variante è con il nero di seppia. Aggiungiamo il nero di seppia con un po' di acqua e lo lasciamo marinare per una durata un pochino più lunga, circa 6 ore. Tolgo il salmone dalla marinatura, lo sciacquo sotto acqua corrente e procedo per il taglio. Adesso vado a tamponare i tranci colorati e vado semplicemente a affettarli. Anche l'occhio vuole la sua parte. Adagiamo il salmone, creiamo una rosa al centro, spruzziamo del gin e andiamo a mettere ancora delle erbe aromatiche con del pepe rosa. Guarniamo con del ribes e infine un bel giro d'olio extravergine di oliva. Uno dei migliori modi per poterlo gustare è spalmare su una fetta di pane del burro, adagiamo del salmone e spolveriamo ancora con le nostre erbe aromatiche e un filo d'olio. E ora, no, vi ricordo che il salmone deve essere abbattuto, quindi fidatevi solo del vostro pescivendolo di fiducia e se volete ripeterlo a casa seguite le istruzioni del Ministero della Salute. Ora che ci siamo raccomandati, possiamo mangiare.